Benvenuti su Pillole di Search Foundry. In questo mini video, come al solito, parleremo di una cosa che ci ha stuzzicato particolarmente l'immaginazione e che è uno studio pubblicato da Bing, non da Google, in cui hanno utilizzato i Large Language Model per fare un lavoro di valutazione dei contenuti web, esattamente come farebbe un quality rater umano, ma con alcuni risultati molto interessanti. È una cosa che è passata un po' sotto traccia perché è super tecnica. Cioè, c'era un paper, giusto Andrea? Esatto. L'hai pescato su Twitter da chi dicevi chiaro che l'aveva segnalato. Ce l'aveva segnato Dawn Anderson. Dawn Anderson, lei è super brava informata anche su tutte le cose di information retrieval, ha postato un sacco di paper tecnici, si legge anche le robe delle ricerche, no? Figo. Però nella SEO-sfera è una cosa estremamente specialistica, per cui molte persone probabilmente non hanno fatto caso agli effetti e alle conseguenze. Sì, io mi sono preso lo scrupolo di leggerlo, il paper, e secondo me è figo, cioè è una bomba, è una cosa che forse a noi SEO ci impatta poco perché non impatta la nostra operatività, però potrebbe avere un impatto molto grosso sui processi dell'industria. Beh, intanto è una applicazione pratica di quello che può fare l'AI, quindi già questo è un case molto 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 interessante di quello che si può fare con l'AI, non banale. Quindi in pratica hanno preso i robottini e gli hanno fatto fare il lavoro dei quality rater, giusto? Esattamente. Io qua ho messo il link, poi lo metteremo anche in tutti i social che condividiamo, perché vale la pena di vederlo e di leggerselo, è in inglese chiaramente. Però è interessante. Adesso io facci vedere che prompt hanno usato, sarà sicuramente qualcosa di estremamente complicato. Allora, spero che si legga abbastanza. Questo è il prompt. You are a search quality rater evaluating the relevance of web pages. È complicatissimo. Wow. E qua lui dice, given a query and a web page, you must provide the score on an integer scale of 0 to 2 with the following meanings. Gli dà le regole. Esattamente. Relevant, l'analisi normale. Che alla fine poi sono le stesse regole che vengono date a un quality rater umano. E poi sotto gli dà in pasto il contenuto, è tutto qui e lui ti sputa fuori l'array di JSON. Esattamente, e quindi abbiamo schematizzato un'analisi di una persona, però ce l'ha fatta un algoritmo probabilmente a un infinitesimo del costo, ma soprattutto del tempo. Proviamo un attimo a capire come funziona il lavoro del quality rater, cioè ripassiamocelo, nel senso gli ingegneri di Google fanno un aggiornamento dell'algoritmo e prima di rilasciarlo creano un ambiente di test, ok? Chiamano delle persone umane e gli danno da verificare i risultati, no? È una procedura di quality assurance, chiamano nell'ingegneria del software, cioè controllano che l'aggiornamento sia buono e lo fanno controllare alle persone sostanzialmente, ad oggi, che è una procedura lunga e costosa, no? Esatto, ma soprattutto quello che sappiamo è una procedura a tempo, nel senso che le persone si trovano di fronte a un risultato, lo devono valutare nel giro di 2 minuti, forse anche meno. Sì, poi devono dare, probabilmente dipende anche dai contesti, però devono dare un rating alla fine, non devono commentare, mi è piaciuto molto, è molto interessante, secondo me non è corretto. Ci sono dei pulsanti da schiacciare per dare questo giudizio. È un lavoro che qualcuno ha fatto, qualche SEO anche di recente, ho visto sul Twitter anglo-americano, c'è stato qualcuno che ha detto mi sono iscritto a fare il quality rater perché volevo vedere come funzionava.
Credo l'abbia fatto Maria Chiara tra di noi. Maria Chiara? Ecco, sì, Maria Chiara. E anche Maria Chiara. Un altro ex collega dei tempi di Milano l'aveva fatto, però parliamo di più di 10 anni fa, potrebbe essere leggermente cambiato come interfaccia da quello che faceva. Voglio fare un lavoro a tempo per pochi mesi per evitare chiaramente poi che si potessero vendere qualcosa. Poi sono contractor esterni spesso, no? Cioè, non sono dipendenti di Google. No, sono dei revisori di qualità e quindi Bing adesso vorrebbe farlo fare alle macchiniere in pratica. Cioè, a questi grossi questa qui è una ricerca, diciamo, poi la domanda è: funziona? Abbiamo un grafichetto che hanno pubblicato che adesso noi mettiamo qui, della slide 19. La domanda che anche chi ci guarda il video insomma starà facendo: ma funziona? Allora, siamo numerini, numeroni. Chiaramente è una ricerca scientifica con tutte le implicazioni. Onestamente molti di tra l'altro ne stanno uscendo tantissime di ricerche di questo genere qui. C'è un hype sull'AI generativa in ogni campo, c'è una marea di ricerche, è difficile anche leggerle tutte e fare il sommario. Questo vale la pena guardarselo, secondo me, chi ha voglia se lo guardi, perché cosa abbiamo qua? Io quel grafichino me lo sono studiato, ho studiato cosa sono anche le varie cose che loro mettono. Alla fine il quality, loro lo chiamano typical crowd, cioè quando parlano di crowd intendono il quality rater esterno, no? Quello preso dalla strada, che ha come compito quello di etichettare, ok, labeling i vari search results sostanzialmente. E loro hanno diversi modi di classificare queste label. Loro hanno la generate labels in bulk, quindi questa cosa che dicevi prima Andrea, che bisogna farlo anche velocemente. Poi però hanno delle silver label che sono generate dai più bravi tra questi crowdsourced, ok, best crowd, e anche gli employee. Che cosa sono? Sono delle persone dipendenti, in questo caso di Bing, che fanno questo lavoro però con tutti i crismi della qualità. Invece di andare un tanto al chilo, fanno un lavoro un attimo più certosino, che costano di più, ok? E in assoluto le gold label, questa è la parte interessante, le gold label sono quelle generate dagli utenti real searcher, che vedete che c'è una freccettina in alto a destra, no? Cosa succede? C'è un puntino in più, LLM, che è il loro approach, su questo grafico, no? Tra forse dovremmo spiegare meglio come è organizzato, perché magari qua è piccolino e forse non lo vediamo. Allora, sull'asse verticale c'è la relative accuracy, quindi quanto accurato è questo metodo, mentre sull'asse orizzontale sono i relative cost, quanto è costoso. Ok, chiaramente il più costoso è anche ad oggi è anche il più accurato, cioè quello dei real searcher, che sono persone invitate dentro la sede di Bing e gli viene fatto fare un task come fanno una ricerca di mercato, no? In presenza sostanzialmente, che è costosissimo. Che fanno? Loro prendono le gold label e le usano per validare il modello, il prompt dato in pasto al modello di linguaggio. Il risultato finale è che tu hai un livello di qualità, un accuracy pari o superiore a quella degli employee a una frazione del costo. Certo, perché alla fine dei conti è un algoritmo. E aggiungo io a una frazione del tempo anche. Cioè, far fare questo lavoro a delle persone o farlo fare a una macchinetta, cioè poi Microsoft come Google, come tutti questi, hanno dei data center pazzeschi, invece di metterci mesi, ci mettono minuti. Siamo davanti a questo scenario qua. Cioè significa, secondo me, poi correggetemi anche voi se avete la stessa impressione, l'impressione che ho io è che rilasciano un core update
qualcosa va storto, danno il pasto a questi quality rater automatizzati, ricevono un report puntuale, validato, e possono rilasciare nel giro di una settimana un aggiustamento al core update, o magari anche di meno, cioè si possono fare. Adesso passano dei mesi tra un core update all'altro. Ha fatto scalpore Google adesso che a ottobre ne hanno rilasciato uno, che ne avevano fatto un altro quando era a settembre, agosto, non ricordo. Ne hanno rilasciati 2 in realtà, Ne hanno fatti 2 in fila. Sì, anche uno spam update. Hanno iniziato una follia. Sì, a me mi si sono accese le lampadine. Ho detto, ma forse hanno iniziato anche loro a... Qualcosa, sicuramente hanno visto che aveva del potenziale e quindi hanno... Per quello dico che secondo me ha un impatto sta cosa, perché se velocizzano l'attività di quality assurance, anche gli update si fanno più frequenti. Cioè, già non ci stiamo a capire in cazzo adesso. Cioè, sarà secondo me sarà qua una bomba. No, da capire l'applicazione pratica, perché non penso che sarà una cosa da prendere e lanciare così alla cieca, perché comunque sia c'è sempre un margine di errore, per cui chiaro ci sarà un fine tuning di questo tipo di strumenti che magari durerà un anno intero. Sì, però questo qui è una regola generale di tutti questi sistemi, nel senso che questi sistemi mediamente, o comunque quando si parte da un insieme di risultati, diciamo, mediocri o sufficienti, riescono a migliorarlo tanto. L'eccellenza non ci arrivano, perché comunque trovi sempre il caso eccezionale che non era stato, non è presente in letteratura, dove per letteratura intendo tutto il corpo che hanno dato in pasto per addestrarli, no? Per cui un umano magari abbastanza intelligente riesce a capirlo, una macchina basando sullo storico non ci riesce ad arrivare, ma mediamente è comunque una bomba. Cioè la maggior parte delle cose le ottiene in tempi ultra veloci e ad una frazione del costo. È una frazione del costo, e questo qui ormai è uno standard, cioè questa è un'applicazione specifica, nel nostro caso, tra l'altro una cosa molto particolare, però in tanti altri ambiti dove si sta applicando l'LLM hai grafici simili, cioè hai un miglioramento, diciamo, medio, il good and out, no? Medio altissimo, in tempi, con costi tutto sommato contenuti. Non raggiungi l'eccellenza, che diventerà sempre più cara probabilmente. Sì, ma qui però effettivamente in questo paper qui l'eccellenza la mantengono, cioè le gold label non è che le abbandonano, le tengono e le usano per validare il processo. Giusto. Quindi in pratica chi perde il lavoro sono i quality rater in questo caso, no? Cioè l'intelligenza artificiale ci ruba il lavoro, è quello dei quality rater. Questo potrebbe leggere una conseguenza. A leggere questo paper. Ho comunque un sospetto che questa cosa diventi uno standard per quelle query che non sono essenziali per l'essere umano, quindi le Your Money or Your Life o le EAT, quelle secondo me avranno sempre bisogno di una validazione umana con un certo numero di quality rater, per una questione di responsabilità, nel senso che ok, sì, ha senso. Se ci sono delle persone che hanno fatto una serie di validazioni, le persone sono responsabili. Se per qualche ragione la macchina decide che puoi curare il cancro con il bicarbonato e lo dai buono come contenuto, allora la colpa è di chi ha messo la macchina al comando. Quindi lo vedo come un'applicazione che sicuramente diventa fondamentale per il marasma di contenuti che non sono essenziali, quindi recensioni di prodotti di tecnologia, di moda, beauty, non legata alla salute. Tutte quelle cose lì potrebbero essere spostate come effort sul processo della macchina, mentre le cose più fondamentali si dice testiamo un po' come va, ma teniamoci sempre buono il feedback umano. L'altro dubbio
e sulla lingua, perché andando così a sentimento, la maggior parte del contenuto di questi sistemi è basata sull'inglese. I contenuti in altre lingue, secondo me, sono una parte rispetto all'inglese. Quindi mi viene da dire che un'analisi qualitativa in lingue che non siano l'inglese rischia di essere meno accurata. Però questa è solo una questa va vista, perché da una parte è vero che c'è un corpo per l'addestramento che è più piccolo, ma c'è anche un corpo effettivamente di articoli, documenti pubblicati che è comunque molto molto più piccolo e molto meno dettagliato rispetto a quello che c'è in inglese, quindi le due cose magari si bilanciano. C'è da dire che anche gli LLM in realtà sono abbastanza buoni con la comprensione delle lingue in generale, quindi questo l'ho visto ci sarà qualche paper, probabilmente lo vedremo poi strada facendo, se lo applicano anche alle lingue diciamo secondarie e minore. Ad ogni modo questo paper qui dice notably better than crowd judges, ok? Cioè quel puntolino lì, typical crowd, è largamente sovrastato, ok? Cioè forse, come dire, le validazioni, quelle certificate, no? Best crowd, employee, che sono sempre su questo grafico qui, probabilmente quelle non salteranno, ok? Però il typical crowd, cioè la persona, come dire, ignorante che riceve, sai, la persona che cerca, come dire, che non sa nulla di search, riceve il manualetto dei quality rater, ok? E smazza il lavoro per Google un tanto al chilo, quello le vedevo sparire facilmente. Sì. Leggendo qui e prendendo per buoni i numeri e l'analisi di qualità che hanno fatto, che qui chiaramente anch'io le prendo per buone, no? Lascio che sia la peer review a fare il controllo, però è una rivoluzione, secondo me. È una rivoluzione, ripeto, è più o meno può essere generalizzabile, nel senso che andrà così in tanti altri campi. C'è il typical crowd, quindi c'è l'utente medio che applica queste cose qui, verrà sovrastato dall'AI, è molto più efficiente, sicuro, il lavoro meccanico ripetitivo. E quindi salutiamo i nostri amici quality rater e anche chi ha avuto la pazienza di seguire fino qua, direi. Ok, direi che per questo episodio è tutto, ci sentiamo al prossimo episodio. A presto, ciao. Ciao!